Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ancora una volta di qualcosa di particolare che succede in alcune NDE. Vi ricordo che le NDE sono un percorso, quindi ogni video racconta un pezzettino di storia, ogni storia racconta un pezzettino di verità, quindi vanno seguiti tutti i video per riuscire a iniziare a capire questi meccanismi, come funzionano, perché, cosa dice la scienza, cosa dice la spiritualità, cosa dice la religione, eccetera, eccetera. Non soffermatevi sul singolo video perché poi non capite e ci sono sempre le solite domande. Mi raccomando. Oggi parliamo di una novità introdotta, che almeno io sul mio canale introduco nelle NDE, ma ci sono delle NDE particolari in cui invece che avere lode, passare oltre e quindi incontrare santi, Dio, Gesù, angeli, esseri di luce, parenti defunti, eccetera, eccetera, invece la cosa si ferma un passo prima. È una cosa straordinaria. Potremmo chiamarle NDE negative? Non direi, sono NDE di cui non si sa ancora molto. I casi sono pochi, però sono interessanti e sono NDE in cui appaiono degli esseri incappucciati. Andiamo a vedere allora i casi. Parlerò di due casi italiani, ovviamente in completo anonimato, con uno di questi casi, con una signora a cui è successo questo caso, ho potuto conversare di persona ed è molto interessante quello che è venuto fuori. Benissimo, allora primo caso, arresto cardiaco. La signora M viene condotta velocemente in ospedale perché si sente male, ha un forte dolore al torace ed è, fra le altre cose, ancora giovane. Abbiamo circa tra i 35 e i 40 anni e la portano di corsa all'ospedale. Una volta che è in ospedale avviene un arresto cardiaco. Avviene un arresto cardiaco dopo che era stata stabilizzata e messa in camera, e quindi l'arresto cardiaco avviene in camera. Ovviamente nel momento in cui avviene l'arresto cardiaco i sensori che aveva addosso iniziano a dare l'allarme e quindi tutta l'equipe medica si precipita nella sua camera. Ma vediamo nel frattempo la signora M cosa vede e cosa succede. La signora M si trova in un ambiente tutto buio. In questo ambiente buio non si sente ansiosa o disperata, anzi si sente amata. Però all'improvviso appaiono tre persone incappucciate, come quelli del Ku Klux Klan per capirsi. E queste persone confabulano tra di loro che devono portarla via, dobbiamo muoverci, dobbiamo portarla di qua, dobbiamo prima passare di là, insomma parlottano tra loro di quello che devono fare con la signora, la quale signora, incuriosita più che sgomenta, assolutamente non impaurita, così racconta lei, non sa cosa sta succedendo. Però poi pensa che ha due figli a cui ancora accudire e quindi dice: ma forse non devo andare con questi signori, devo tornare indietro, qualcosa devo fare. Improvvisamente i signori la guardano, la fissano e poi se ne vanno. Nel giro di un secondo spariscono e lei si sente dolorante e praticamente apre gli occhi appena stata rianimata. Lei dice che non si è assolutamente spaventata e quindi non capisce però perché questi tre incappucciati. Un'altra invece NDE di questo tipo è la signora S,
che chiamiamo con l'iniziale, la signora S, un po' più anziana, abbiamo oltre i 60 anni, e dopo un'operazione piuttosto complicata è stata portata in rianimazione. Anche lei si sente stare poco bene, però non sappiamo dal punto di vista clinico se ha avuto un arresto completo cardiaco o meno, perché poi lei si è ripresa, ovviamente suonando il campanello, poi è stata controllata, eccetera, eccetera, e c'è un momento, chiamiamolo così, morto nei segnali delle macchine, però non si capisce bene cosa sia successo. È portata in rianimazione, anche lei si sente venir meno, sudare fortemente e improvvisamente si trova al buio con due esseri incappucciati. Questi esseri incappucciati le dicono chiaramente, in questo caso, a differenza del caso precedente, che sono venuti a prenderla per portarla via con loro. E lei subito non capisce dove dobbiamo andare, perché siete incappucciati, cioè cerca di chiedere queste cose e improvvisamente questi si girano e se ne vanno e lei si riprende, mandida di sudore, molto sofferente nel letto e quindi chiama appunto col campanello l'equipe medica che intervenga, arriva l'infermiere, chiama il medico, insomma, e la assistono, la fanno stare meglio. Questi sono due casi in cui appunto appaiono questi incappucciati, ma vi aggiungo un caso particolare che si riallaccia ad alcuni argomenti di cui parlano le filosofie e le religioni orientali, ed è un terzo caso. Questo non è un caso italiano, è la signora Stefan. La signora Stefan, anch'essa in questo caso in ospedale, anch'essa a causa di un arresto cardiaco, subisce un secondo arresto cardiaco. Durante questo secondo arresto cardiaco lei ha l'obe, vede i sanitari che cercano di intervenire e improvvisamente si trova in un tunnel buio, però tutto intorno a sé ha moltissimi gatti. Ha questi gatti che si agitano, si muovono, miagolano, fanno un rumore fortissimo e non vogliono lasciarla passare. Nel momento in cui lei vede tutto questo che le accade intorno e il tunnel che la sta risucchiando, le si avvicinano, anche in questo caso, due incappucciati. Questi due incappucciati stanno per avvicinarsi quando i gatti saltano davanti alla signora, cioè salgono sopra la signora andando incontro ai due incappucciati, i quali a un certo punto svaniscono sommersi dai gatti e la signora si sente trascinare indietro, quindi riuscire dal tunnel e tornare nel proprio corpo. Ecco, questi sono tre NDE un po' diversi dal solito, che portano questa nuova incognita degli incappucciati. Andremo a vedere, andando avanti, quale può essere il significato di questi incontri con gli incappucciati, quindi non esseri di luce, non angeli, non parenti defunti, ma degli incappucciati. Quale sarà il vero motivo? Perché sono incappucciati? Qual è il mistero che si cela dietro a questo? Andremo a scoprirlo andando avanti con l'NDE. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avevate mai sentito parlare di questo e vi spiego un trucco per quello che invece riguarda i gatti. Voi sapete che i gatti nell'antico Egitto venivano utilizzati a difesa dei templi e delle case e dei nobili per scacciare gli spiriti maligni. Quindi questo ci dà già un'indicazione che vedremo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete i video sui vostri social, venite a trovarmi anche sul Pirata, il mio secondo canale, trovate i link in descrizione, e sul canale Telegram. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!